Sono un triatleta professionista, sono specializzato nelle gare di lunga distanza. Le immagini che abbiamo appena visto si riferiscono ad Icon Extreme Livigno. Icon Extreme Livigno è una gara su distanza Ironman che la natura di Livigno rende ancora più dura. È definita da tutti la gara più dura al mondo. La frazione di nuoto sono 3.800 metri, nuotiamo nel lago di Livigno, l'acqua è intorno ai 12 gradi e la partenza alle 5 di mattina, quindi buio, buio totale. L'unica luce che si trova è il falò sulla riva del lago e le boe illuminate da un faro all'interno del lago. Il falò diventerà molto utile quando poi cerchiamo di uscire da questo lago perché sarà l'unico punto di riferimento sulla riva. La frazione natatoria è veramente particolare, la troviamo solo in questa gara qua, nel senso in qualunque tipo di gara, in tutte le gare tradizionali si cerca di evitare il contatto fisico nella frazione di nuoto perché ti rallenta, perché ti può portare addirittura a un infortunio. Ad Icon, nelle prime fasi della frazione, quasi vai a cercare un contatto con gli altri atleti per ricordarti che non sei da solo all'inizio di questa avventura. Sul finire della frazione di nuoto, la mia mente è già nella frazione di bici, quindi esco dal nuoto, so che devo effettuare tutte delle procedure per togliere quello che ho addosso. Avete visto che si nuota con la muta, l'acqua è molto fredda. E nella zona di transizione trovo un componente del mio team, unica gara anche qua al mondo in cui si è autorizzati ad avere un componente del proprio team che ti aiuta nella zona di transizione, perché usciamo dall'acqua, le mani sono gelate, non abbiamo sensibilità, quindi togliere la muta e vestirsi in maniera invernale. Mi vesto come quando pedalo anche in queste zone durante l'inverno. La temperatura siamo di poco sopra allo zero termico. Mi vesto invernale e parto. Il percorso di bicicletta sono 195 km senza scia. Questo vuol dire che non si può stare vicino ad altri atleti, non si può sfruttare l'andatura degli altri atleti. Quindi una componente tecnica che aggiunge difficoltà alla frazione di bici. La frazione di bici si snoda sui più iconici passi alpini, Passo Forcola, Passo Bernina, Ofenpass, Passo del Forno, Passo Foscagno e il mitico Passo dello Stelvio dove si toccano i 2757 metri sul livello del mare. La difficoltà della bici è che si parte vestiti invernali, ma quando si arriva a Prato allo Stelvio, che siamo intorno all'ora di mezzogiorno, si possono trovare anche 30 gradi, quindi il team ti deve aiutare a vestirti in modo consono alla temperatura che si trova. La difficoltà della frazione di bici è anche questo. E qui si è anche ammaliati dal panorama che si trova, perché si passa dal verde dei prati, dal verde dei boschi, al ghiaccio intenso che si trova al passo dello Stelvio. E la cosa particolare che ho pensato a posteriori dopo aver fatto questa gara è che nelle discese si cerca di andare il più veloce possibile, senti l'aria addosso, si sfiorano i 100 km/h, ma inconsciamente questa ennesima discesa ti porta all'ennesima salita, quindi a salite che non finiscono più, che ti fanno bruciare le gambe. Frazione di bici che si conclude a Trepalle, quindi non ritorniamo a Livigno. Livigno è 1800 metri, finiamo la bicicletta a 2000 metri. E qui c'è la seconda zona di transizione. Il tuo team è stanco, io sono stanchissimo, ma anche il mio team è stanco perché mi hanno seguito in macchina. E mi cambio. Il team pensa a chiedermi come è andata la frazione, se è andato tutto come previsto, se ho rischiato in discesa, se c'è stato qualche problema. Io però sono già uno step oltre, penso già a quello che mi aspetta, la corsa. Abbandono la bicicletta, mi vesto praticamente estivo, avete visto, in canotte e pantaloncini, e la prima parte della corsa quasi ti illude, perché dai 2000 metri di Trepalle si riscende a Livigno ai 1800 metri, quindi devi stare molto attento a non esagerare. E quando arrivi a Livigno c'è un'immagine che porto sempre con me e sempre nel mio cuore, perché dopo i primi 5 km ti trovi a Livigno e vedi là in alto l'arrivo, ma non sei arrivato, mancano ancora 30 km di corsa. Perché l'arrivo è 3000 metri, quindi la prima parte della maratona mi trovo sempre all'arrivo sulla destra, quando poi riscendo verso il paese lo vedo là all'arrivo, sulla sinistra. E arriviamo nella terza zona di transizione, una zona di transizione che in nessun'altra gara al mondo c'è. Zona di transizione in cui trovo la mia guida, che è obbligatoria, è sempre un componente del mio team, perché gli ultimi 10 km dai 1800 metri bisogna arrampicarsi fino ai 3000 metri.
La guida obbligatoria, la guida ti porta all'alimentazione, ti porta all'idratazione, ti aiuta a tenere a bada la fatica, a tenere a bada i pensieri. E nella prima edizione mi ha anche aiutato a spingermi perché volevamo battere il record e ce l'abbiamo fatta. Sono 3 sport, 3 gare differenti, ogni singola gara potrebbe già bastarti perché è comunque un'impresa epica, nuotare alle 5 di mattina, fare 195 km di bici con 5.000 metri di dislivello o una maratona col punto più basso a 1.800 metri e il punto più alto a 3.000 metri. Ma non ti basta, è tutto legato insieme dal tuo team, è tutto legato insieme da queste zone di transizione che sono davvero uniche. Ma come sono arrivato a partecipare e vincere per 3 volte Icon Extreme Livigno? Forse perché è insito nella natura umana voler sorpassare i propri limiti. Le mie gare tradizionali durano più o meno 8 ore, un Ironman tradizionale, mentre per vincere Icon ce ne vogliono 12-13 in base alle condizioni meteo che si trovano. E quindi io volevo vedere se ero capace di così tanto, se ero capace di andare così tanto oltre a quello che ero preparato, che ero abituato a fare. Ma nel 2019, la prima edizione, sono tornato a casa con tanto di più. La vittoria più grande non è stata conquistare quel primo gradino del podio. La vittoria più grande è stata essere arrivato a contatto con atleti che non avevano nessuna ambizione di vincere, perché le nostre gare sono molto particolari. Gli atleti professionisti gareggiano sullo stesso percorso, nello stesso giorno, nello stesso momento degli atleti amatori. Io sono arrivato a contatto con gente che non aveva ambizione di vittoria, ma voleva solo superare i propri limiti. Nel 2019 ero al top della mia carriera, avevo già conquistato dei titoli europei, dei titoli italiani, delle vittorie internazionali e quindi mi sono reso conto che avevo la necessità e volevo guidare un cambiamento e ho creato un mio team di lavoro costituito da una psicologa per allenare la mente, costituito da un manager che mi aiutasse ad amalgamare bene la mia agenda, gli impegni social, gli impegni con le aziende, l'attività agonistica, gli allenamenti. Un biologo nutrizionista, perché non è impossibile, ma è veramente difficile alimentarsi per 8 ore, per 13 ore. La nostra alimentazione è ogni 20 minuti dobbiamo ingerire una quantità di carboidrati. E quindi ho iniziato ad allenare, oltre al corpo con gli allenamenti, la mente con la psicologa e il mio intestino, il mio stomaco, ad alimentarmi ogni 20 minuti. Ed è stata una sfida bellissima. Durante questi team building che faccio insieme a tutti questi professionisti che lavorano con me e non per me, e c'è una grandissima differenza, un giorno la psicologa ha riportato un risultato di un esperimento fatto su 2 gruppi di bambini. Un primo gruppo di bambini è stato messo in un prato senza limiti, il secondo gruppo è stato messo in un prato recintato. Il risultato è stato sorprendente perché i bambini messi nel prato con il recinto si muovevano, esploravano tutta l'area. I bambini messi nel prato senza limiti tendevano a stare fermi sempre nello stesso punto. E questo recinto dove erano stati messi i bambini mi ricorda tantissimo il traguardo di Icon. Dopo queste 3 edizioni di Icon mi sono ritrovato a pensarmi come atleta e questa figura non mi bastava più. Mi sono detto, perché non coinvolgere qualcuno in questa avventura? E così ho creato la Giulia Molinari Triathlon Academy. Appuntamenti in cui partecipano solo atleti amatori, in cui io posso trasferire le mie conoscenze, le mie esperienze e li alleno. E anche qua mi sono trovato a un risultato inaspettato, perché i partecipanti a questa Academy sono manager di aziende, imprenditori. E mi sono reso conto che quello che imparavamo insieme, perché anch'io imparo da loro durante questi eventi, questi atleti amatori lo riportavano nella loro vita professionale, lo riportavano nella loro vita lavorativa e sono rimasto veramente sorpreso da questo risultato.
Icon di poche settimane fa, l'ultima edizione che ho vinto è stata effettuata il 3 settembre, mi ha fatto pensare come faccio a tenere a bada i pensieri per 12-13 ore, ma mi ha fatto anche pensare il percorso agonistico che propongo agli atleti amatori che alleno. Non sono professionisti come me, quindi hanno una vita lavorativa, hanno una famiglia da seguire, ma riescono a seguire anche il percorso che gli propongo per arrivare a concludere un Ironman o addirittura un Ironman Extreme come può essere Icon Extreme Livigno. E sono arrivato alla conclusione che più del risultato finale, che sia per loro quando arrivano su al carosello 3000 che alzano lo striscione d'arrivo, sia per me, dura veramente un attimo l'arrivo. Quello che fa percepire la qualità della vita, il benessere, è il percorso a cui si tende al risultato finale. E quello che a me fa star bene è saper di aver dato tutto ogni giorno, aver fatto il massimo per raggiungere il risultato finale.